Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dell'Acquario o ascendente Acquario, o solo per i più esperti anche Luna e Venere in Acquario per ciò che riguarda solo i sentimenti. Andiamo a vedere come sarà questo mese di novembre 2025. Lo facciamo tenendo conto dei transiti principali che ci saranno in questo mese e li applicheremo all'interno del nostro spazio magico di tarocchi, dove andremo a fare inizialmente una bellissima croce celtica per vedere tutti gli ambiti. Andiamo a vedere lavoro, finanza, famiglia, salute, amici, realizzazione dell'anima. Dopo andremo ad approfondire l'amore, esamineremo l'amore e alla fine del nostro viaggio insieme ti leggerò il rituale della buona riuscita per incanalare l'energia e realizzare i tuoi obiettivi in questo mese, e quel rituale è da inserirsi nella pratica dei 21 giorni che già state facendo e che vi faccio un applauso perché state conseguendo successi straordinari. La pratica dei 21 giorni la potete trovare qui sotto all'info box. Allora, ti dico quali sono i transiti. Mercurio retrogrado in Sagittario fino al 19 novembre, poi passa in Scorpione. Poi abbiamo Venere in Bilancia fino al 6, che poi passa in Scorpione. Marte in Sagittario il 5-6 novembre. Giove sempre in Cancro entra retrogrado dall'11 novembre. Saturno rimane retrogrado in Pesci. Nettuno retrogrado in Pesci. Plutone nel tuo segno, che è anche il mio. Plutone in Acquario, finalmente questa distruzione, questa realizzazione. E la superluna piena il 5 novembre in Toro alle 9 di mattina sull'asse Toro-Scorpione, ossia è una luna potentissima che ha la voce delle profondità dell'anima selvaggia. Cioè ti chiede di realizzare stabilità, piacere, di godere, ma per farlo devi far morire dei vecchi strascichi. Asse Toro Scorpione, no? Che il Toro è il radicamento, la stabilità, il piacere, e lo Scorpione la trascendenza, la metamorfosi e la morte. Quindi ti insegna questa luna a godere senza attaccarti, ad amare senza trattenere, che tu già d'Acquario lo sai fare di per sé, però sai, ognuno ha i suoi attaccamenti e le sue resistenze, stiamo qua apposta per scioglierli. Allora, tenendo conto di questo, lo applicheremo nel nostro spazio magico ed entriamo subito a vedere cosa accadrà. Allora, prendiamoci i nostri belli cari tarocchi e io chiedo al mio amante mistico, spirito guida, di realizzare questa splendida opera per te affinché tu possa trovare libertà, bellezza e amore. Sabbe Satta Sukhi Hontu. Andiamo. Allora, qual è l'energia con la quale entriamo nel mese di novembre? Il primo passo. Qual è la sfida karmica in questo mese? Che cosa c'è sotto sotto? Che cosa è successo le settimane passate? Cosa succede i primi 15 giorni di novembre? Cosa succede dal 15 novembre al 30 novembre? Qual è il tuo approccio? Quali sono le influenze esterne? Le tue speranze e le tue paure? E il risultato finale, il potenziale risultato finale, perché niente è scritto sulla pietra, no? Qua vediamo il karma e ci adoperiamo per il massimo successo. Allora, ragazze mie e ragazzi, ti chiedo di fare un bel respiro profondo per iniziare a entrare nello spazio sacro e partiamo. Cosa accadrà a novembre? Allora, andiamo a vedere il passo, l'energia con la quale entriamo a novembre. Gli amanti, ci troviamo a scegliere: che faccio? Seguo il cuore totalmente oppure no? No, seguilo.
Allora, questi amanti è una carta molto emblematica, cioè ti parlano di scelte essenziali che ti mettono in sintonia con i tuoi valori, con le tue relazioni e il tuo scopo. Cioè, per noi che abbiamo l'utopia, no? Per noi segnitari, allora questo è il momento in cui la visione che hai di realizzare le tue cose, le visioni, anche se è utopistico, qualsiasi cosa, ok, con chi o con cosa mi alleo per il mio futuro, per le visioni che ho, con chi o con cosa? E con Plutone in Acquario la scelta che farai non è superficiale, è trasformativa. Cioè, potrebbe manifestarsi all'inizio del mese un bivio importante, che può essere o una relazione, o un progetto collettivo, o una chiamata etica, mi viene da pensare, che ti chiede coerenza profonda, cioè ti chiede coerenza profonda. Il messaggio pratico è questo: ascolta il desiderio del cuore e verifica che sia allineato anche con la testa e il corpo. Solitamente sì, quando è no, ci facciamo lo yoga sciamanico per allinearlo, ok? Vediamo qual è la sfida karmica principale. Qua è il 9 di bastoni, la sfida karmica. Guarda, la sfida è resistere senza irrigidirsi. Sai, il 9 di bastoni è il guerriero stanco. Io lo so che sei stanca o stanco, no? Quando tu fai le cose per una causa più alta, la tua stanchezza diventa dono, cioè tu offri tutto. Vi ricordate il rituale dell'abbondanza proibita? A te, a te, a te, tutti i miei sacrifici, tutti i miei sforzi, a te, a te, a te. Quindi quando fai qualcosa per il massimo bene del mondo, della natura, degli spiriti, dei tuoi avi, la tua stanchezza non è più la stanchezza da vittima, ma è come, sai, non so chi di voi corre, no? Io sono stata una grande corritrice, diciamo, footing, per tutta la vita, e quindi sai quella stanchezza quando arrivi alla fine del tragitto. Wow, sei distrutta, ma wow! Ok, questo ti chiede, cioè il 9 di bastoni ti mette in guardia dal trasformare la vigilanza in diffidenza, cioè proteggere il confine tuo è giusto, però chiudersi sempre no. Cioè Plutone ti chiede abbandono del vecchio e la sfida è rimanere aperta abbastanza da ricevere il nuovo. Se ti chiudi tutto non lo ricevi il nuovo. Quindi cioè, rimani aperta o aperto abbastanza da ricevere il nuovo, pur mantenendo la tua dignità e la tua cura, va bene? Cioè, stabilisci confini chiari in questo mese con le persone, con le situazioni e gli eventi, ma elasticità del cuore, d'accordo? Ok, vediamo cosa c'è nel subconscio, nelle radici. Sì, perché tu vuoi fare qua, vuoi fare. Cavaliere di bastoni c'è. Nel profondo tu hai un desiderio di movimento e di missione ardente. Lo so, io lo sento pure questo. Il cavaliere di bastoni qua è impulso, coraggio, passione di fuoco, cioè la tua anima vuole sperimentare, vuole partire per un ideale, vai, no? Allora questo che hai in questo mese è il carburante che ti ha portato fin qui nella realizzazione di qualcosa a cui devi andare, per forza, è la chiamata dell'anima, ok? Quindi il fuoco può essere impaziente, trasforma questo impulso, canalizzalo nella rotta che vuoi seguire, con la decisione che i primi del mese ti chiedono di prendere, ok? Poi vediamo ambito ambito. Intanto ti leggo carta a carta. Che cosa è successo a ottobre? Ah, qua c'è il matto, questo è il tuo archetipo insieme alla stella, eh? Io vedo che a ottobre hai fatto un lancio coraggioso, ti sei buttato o buttato in qualche cosa di nuovo, nonostante le incertezze hai avuto questo spirito pioneristico, diciamo, hai preso rischio, ti sei lanciato, hai qualcosa di nuovo, no? Ecco, novembre ti chiede di mettere i piedi sul mondo nuovo che il matto ha aperto, ok? Cioè, non solo saltare, ma scegliere la direzione, gli amanti.
e difenderla. 9 di bastoni, difendi quella direzione. Plutone in Acquario rende questo matto ancora più iniziatico, cioè questo non è un azzardo quello che hai fatto a ottobre, no no, è una morte del vecchio che questo impulso ti ha portato a fare per realizzare qualcosa di nuovo. Ok, vediamo come saranno i primi 15 giorni del mese di novembre. Bellissimo, 3 di denari, si costruisce con gli altri. Qua vedo dei gruppi di lavoro, delle collaborazioni e anche dei riconoscimenti professionali che avrai, o anche riconoscimenti accademici. Qua vedo che è tempo di offrire la tua competenza e ricevere feedback. Qua vedo delle idee che diventano dei piani concreti. Per esempio, se stai lanciando un progetto, i primi contatti e le prime prove concrete arrivano adesso, nei primi 15 giorni del mese. Usa struttura e chiarezza, ti chiede questa carta. Mercurio retrogrado forse richiederà una doppia verifica sulle cose, però l'impianto è favorevole, mi spiego? Un'ottima cosa proprio questa prima parte del mese. Vediamo la seconda, dal 15 al 30. Wow, e qua si festeggia! Qualsiasi cosa intraprendi va a buon fine, o che hai intrapreso a ottobre va a buon fine. Qua ti vedo celebrare e festeggiare dal 15 al 30 novembre. Allora, dopo il lavoro pratico, questa è la celebrazione. Io vedo qua festa, comunità, sostegno, amicizie o persone che riconoscono il tuo valore, degli alleati che brindano insieme a te. Questo indica che la seconda parte del mese ha un tono sociale, ha un tono di gioia collettiva, no? E questo è un ottimo momento per degli eventi, se vuoi fare degli eventi, delle raccolte o consolidare il team. Ok, vediamo adesso qual è il tuo approccio. Sì, sei un po' stanca o stanco col 10 di bastoni, anche perché c'è questo movimento nel subconscio, no? Vuoi fare tante cose. E il 10 di bastoni mi dice che ti porti addosso dei carichi, forse delle responsabilità. Hai tanti impegni, forse il peso di troppe cause. Diciamo che il tuo modo di affrontare il mese a volte è sovraccarico, magari devi fare delle cose, ti prendi delle responsabilità in più, come se prendo tutto, reggo tutto, no? Questo atteggiamento ti rende eroica o eroico, sì, però rischia la frattura se non deleghi qualcosa o non ti dai una calmata. Io lo capisco, sono acquario e anche la luna è in acquario c'ho. Non mi cioè, c'ho un Plutone dentro casa che mi gira su WhatsApp qua e là. Io lo capisco, no? Sapete quanto lavoro per il canale, anche per, no, i progetti nuovi che sto facendo, no? A caso ho visto il matto, sai che ho lanciato le masterclass che ancora sono in via di definizione, quindi voglio diciamo che dare il massimo possibile, ho delle aspettative per essere al massimo efficiente e poi c'è il 10 di bastoni, è chiaro che c'è il 10 di bastoni. Io rido perché così, leggero, sorridiamo alle nostre emozioni. E lo yoga sciamanico ti permette di lasciare andare, far sì che le cose si compino senza sforzo. Impegno sì, ma senza sforzo, ok? Chi sta facendo già i 21 giorni sa di che cosa parlo perché state sperimentando l'inverosimile, lo so che lo sai. Lo dico soprattutto per le ragazze nuove. Quindi Plutone chiede trasformazione strutturale, quindi il messaggio è alleggerisci per poter essere ricostruita o ricostruito, ok? Ok, vediamo le influenze esterne. Bellissimo, c'è una persona che ti sostiene in tutto, o comunque ti sostiene, c'è un re di coppe. L'influenza esterna non è solo una persona che ha questa energia maschile in grado di supportare, ma è anche proprio l'esterno, che l'esterno ti comprenderà e ti supporterà. Non a caso abbiamo 3 di coppe qua, no? Quindi ci sarà una presenza matura di qualcuno a livello emotivo, oppure di un clima di grande empatia, di grande saggezza affettiva. Potrebbe essere questo re di coppe un alleato o un mentore che ti sostiene con equilibrio o semplicemente sai l'ondeggiare di emozioni che ti favoriscono esternamente. Ok? Questa figura ti aiuterà
nel corso del mese, o questa energia nel corso del mese. Ok, vediamo le tue speranze e le tue paure. Sì, qua abbiamo un 5 di bastoni. Allora, ricordiamo che qua c'è il cavaliere di bastoni qua sotto, cioè sei piena di ardore, pieno di ardore, quindi tu speri, passami il termine, lo sai che non mi piace la parola speranza, speri ardore, la competizione sana, no? La vuoi questa cosa, lo scambio vivace lo vuoi, però temi un po' il conflitto caotico. Cioè il 5 di bastoni è l'energia di confronto, è stimolante, però può essere anche uno specchio di disordine, no? Tu temi un po' l'ingovernabilità, sebbene tu sia proprio il segno dell'ingovernabilità, però sei governato da Urano e anche Saturno reggente, no? Quindi c'è sempre questa diatriba tra la tradizione e l'innovazione, quindi c'è questa lotta così. Diciamo che qui la paura per te è che le lotte non portino risultati ma solo esaurimento, questo si lega un po' al 10 di bastoni, queste sono un po' le tue paure, però vediamo come si conclude il mese. Boom! La torre. E beh, come si conclude il mese? Con una cartina tornasole della serie spacca tutto, vai tutto, succedono eventi che fanno crollare il vecchio. Perché qua siamo partiti a ottobre col nuovo, no? E ti ho detto alleggerisci i pesi per essere ricostruita, e quando tu non li alleggerisci da sola arriva la vita e ti fa alleggerire per forza. Allora, liberato, qua ci sono crolli, ristrutturazioni improvvise, verità che squarciano l'apparenza. La torre non è necessariamente una catastrofe, no? Oh, è la purificazione, è la caduta di ciò che è finto per liberare spazio al nuovo. Con Plutone già nel tuo segno, il messaggio è molto potenziato, cioè la trasformazione può essere profonda e definitiva. Può riguardare o una relazione, o un ruolo che hai, o una struttura lavorativa, o un progetto in cui eri troppo identificata o identificato. Ti dico una cosa importantissima, la torre, se affrontata con consapevolezza, ricordati gli amanti, il re di coppe e il tre di coppe dopo, allora apre a una rinascita che ti renderà più libera, più vera, più vero, d'accordo? Ok. Facciamo l'analisi area per area. Allora, lavoro ed economia con questo focus su Plutone e la torre. Ok. Lavoro ed economia. Allora, qua vedo costruzione collettiva e celebrazione e c'è una possibile scossa strutturale, cioè i primi 15 giorni col 3 di denari sono ottimi per presentare delle proposte, chiarire dei ruoli e chiedere riconoscimenti. I rischi sono questi: il 10 di bastoni indica un sovraccarico di responsabilità sul tuo, sai, su di te. Potresti accollarti dei compiti che dovrebbero essere invece condivisi con altre persone, ti dice delega. La torre finale può manifestarsi come una ristrutturazione o un licenziamento o un taglio di progetti o la necessità di ripensare il modello di lavoro. Ora, Plutone che fa? Spinge a smantellare ciò che è obsoleto. Cioè, se hai dei progetti che non reggono su vecchie alleanze o dei modelli non etici più per te, potrebbero cadere. Ma dopo il crollo c'è lo spazio per nuovi paradigmi, un'economia etica, dei modelli cooperativi, ok? Quindi fai scelte dal cuore, anche se ti sembrano strane o non produttive, te lo chiede, ok? Quindi un'altra cosa è delega delle cose, delle cose. Cioè non aspettare che la torre ti costringa a delegare o a fare altro, ok? Mm, investi in alleanze reali, 3 di denari. Dei team che restano anche dopo la tempesta, sono oro per te, va bene? Allora, famiglia e relazioni intime, qua c'è una scelta profonda da fare, un confronto possibile, il re di coppe, l'aiuto esterno che porta empatia nelle dinamiche familiari. Allora, quali sono i rischi? La torre può esprimersi come rivelazione di verità familiare o dei segreti.
o dei confini violati che richiedono ricostruzione. Se hai attaccamenti vecchi, il 9 di bastoni come difesa qua potrebbero essere messi in crisi. Quali sono le opportunità? Le crisi possono portare a verità pulite, a nuove alleanze sincere, e il 3 di coppe qua in famiglia è una promessa di celebrazione autentica se affronti i nodi, va bene? Quindi qual è il consiglio? Programma delle conversazioni chiare, ma non esplosive. Cerca più che altro mediazione, no? Il re di coppe come figura di calma, anche un terapeuta familiare, o se sei tu come figura di mediazione, diciamo. Protegge anche i più fragili in caso di scosse, ti chiedono. Ora, le amicizie e la comunità. Io qua vedo assolutamente collaborazioni gioiose, tre di coppe, anche network produttivo tra i denari. Quindi la comunità potrebbe essere proprio la salvezza dopo la torre della serie amici e comunità. Chi resta è quello genuino, sono le persone genuine. Quali sono i rischi? Un po' di conflitti di gruppo, il 5 di bastoni che nascondono un po' di invidie o competizione tossica. Ecco, Plutone potrebbe rivelare delle dinamiche di potere all'interno delle amicizie o dei gruppi. Allora, qual è il consiglio pratico? Rafforza le relazioni con persone che dimostrano costanza e non solo entusiasmo. Cioè, voglio fare, ok? Prepara dei piani per ricostruire insieme se cade una struttura comunitaria, mi viene da pensare, va bene? Per quanto riguarda la salute e il benessere, attente al burnout, così si dice se non sbaglio in inglese, no? Cioè il corpo paga il prezzo del portare troppo, quindi un po' di stress cronico, tensioni muscolari, quindi la torre come evento improvviso potrebbe manifestarsi come una manifestazione di qualcosa, di una sintomatologia, quindi che ti obbliga a fermarti, quindi fermati, vai piano, fai lo yoga sciamanico prima che la vita ti faccia rallentare, ok? Chi sta facendo la pratica dei 21 giorni, pedissequamento ogni giorno, è perfetto così. Questa è soltanto un racconto di ciò che accade e tu te la prendi di spighetto, con grande eroismo, ok? Sì. Ehm, sì, sì, sì. Quindi se senti questo crollo fisico, fermati, fermati, guarda la Francesca tua che ti sta dicendo, fermati, medita, medita, respira, fatti la danza del piacere, va bene? Allora, per quanto riguarda la realizzazione dell'anima, Plutone e la Torre insieme indicano un passaggio iniziatico in questo mese. Ciò che cade è ciò che ti impedisce di essere più autentica o autentico. La scelta degli amanti è la missione che vai a fare, non è una cosa individualistica. Cioè, quale alleanza sceglierai per il tuo lavoro d'anima, no? Ecco, cosa insegna la torre? La verità distrugge le maschere, ti libera dal falso per portarti alla forma vera. Come affrontarla? Non provare a tamponare con soluzioni temporanee, cioè accogli il crollo come rito, onora, piangi, disperati bene, però come dicevo io alla mia migliore amica tanto tempo fa, cioè se ti devi disperare, disperati bene. Ecco, fatti uno yoga sciamanico, ok? Qualsiasi cosa accade, ovviamente ognuna di voi è diversa, no? E io mi ricordo ogni tanto mi faccio delle carte per me, non le faccio più da tanto tempo per me stessa ormai, perché è come se avessi proprio integrato il tutto in un unico mondo meraviglioso. Però tipo in alcune giornate mi usciva la torre, no? Fondamentalmente la prendevo di spighetto, cioè, quello che mi poteva succedere con la torre a un livello di consapevolezza inferiore non era più quello che succedeva con un livello di coscienza superiore, ok? Quindi ricostruisciti con materiali più veri, onora quello che accade, perché dopo la torre lo spazio è fertile, quello che rimane è visione ripulita. Con Plutone in Acquario questo può tradursi per esempio in che cosa? In delle vocazioni collettive, ti sentirai devota a una vocazione, o dei progetti innovativi, o una leadership che serve la comunità, va bene? Fammi mettere un'altra carta sulla torre. Anzi, fammela mettere con un altro mazzo, non si sa mai. Vediamo.
Allora, tre carte sulla torre, fine mese. Cosa accade? Paggio di coppe. Il diavolo, ecco cos'è, lo sapevo che usciva il diavolone, l'otto di spade. Allora ti dico, questo paggio di coppe è il tuo cuore bambino, bambina, ok? Questa è la parte di te che crede ancora nei miracoli, nei legami puri, no? Questo paggio di coppe arriva qui come l'anima che chiama alla sincerità emotiva, ti sta dicendo apriti anche se tremi, apriti, no? E nella chiarificazione della torre indica che sotto la struttura che cade c'è un cuore sensibile, forse troppo fiducioso, ancora ancorato a un sogno affettivo, mi dice. Cioè, la torre crolla perché deve proteggere e liberare il tuo cuore autentico da ciò che lo manipola o lo lega alle illusioni. E il diavolo accanto al paggio qua mi mostra che quell'innocenza è stata intrappolata in una dinamica di controllo, di ossessione, di dipendenza. Potrebbe essere, che ne so, un legame affettivo o un vecchio amore, ma anche un attaccamento a dei ruoli, anche al bisogno di riconoscimento, oppure una paura travestita da passione. Questa è l'energia che la torre deve spezzare. Ok? Il diavolo qua rappresenta il vincolo, cioè la corda che ti tiene legata o legato anche quando sai che dovresti andare, mi spiego? Non è un male quello, è l'archetipo della forza desiderante che se non riconosciuta si trasforma in prigione. Tradotto in chiave sciamanica, che vuol dire? È l'ombra, cioè l'ombra chiede di essere abbracciata, non respinta, quindi l'energia erotica che ti lega deve essere trasformata in forza creatrice e non legata. Quindi rituale erotico con la Kundalini. Questa è la conseguenza del diavolo, l'otto di spade, cioè la mente si chiude, si sente senza via d'uscita, l'otto di spade è la percezione di non poter cambiare. Ti sentirai intrappolata o intrappolato, ma la prigione è mentale, vedi, non è reale. Qua c'è una che si specchia e vede le corde, ma non ce le ha. Quindi ehm, le spade sono i pensieri, le convinzioni. Ed è qui che la torre entra in scena come scossa che distrugge proprio quella gabbia invisibile. In sintesi, la crisi, la torre non viene a punirti ovviamente, ma arriva per te, non contro di te, a liberarti dalla prigione mentale creata da un legame tossico oppure da un tuo attaccamento emotivo. Ti restituisce a te stessa o a te stesso, ok? Quindi un legame o una situazione, dipendenza emotiva, il diavolo che ti tiene prigioniera mentalmente, otto di spade, viene distrutto da una verità o da un evento, affinché il tuo cuore puro, il paggio di coppe, possa tornare a respirare. Come si può manifestare questo nella vita concreta in questo mese? O una relazione o un'attrazione intensa ma disuguale che si rompe improvvisamente. O una rivelazione che mostra la natura manipolatoria o illusoria di un rapporto. Oppure una liberazione interiore in cui smetti di idealizzare chi non ti vede o smetti di voler salvare chi non vuole essere salvato. Oppure si manifesta un crollo delle illusioni su come deve essere l'amore, per accedere a un sentimento più vero, più semplice, più libero. Va bene? Quindi non resistere al crollo. Se arriva una verità o una separazione, non cercare di rattoppare. Respira, lascia che la torre faccia il suo lavoro di purificazione. E osserva la catena, cioè qual è la paura dietro l'attaccamento? Qual è questa paura dietro l'attaccamento? Paura della solitudine? Paura del rifiuto? Paura di perdere il controllo? Ok, nominala. Nominala adesso, così la luce entra e fatti il rituale con la Kundalini. Trasforma l'energia del diavolo, cioè canalizzala. Fatela un rituale, oltre al rituale della Kundalini, che ne so, fai danza, fatti la danza del piacere anche. O in arte, in canto, scrivi, trasforma l'energia del diavolo in energia creativa, quello è. In desiderio creativo, non reprimere il fuoco, ma trasmutalo. E rassicura il paggio, cioè prenditi cura del tuo cuore innocente.
va bene? Fatti delle belle tisane, un bagno caldo per lenire le emozioni. E ogni volta che senti la mente dirti non posso, non sono abbastanza, non ce la faccio, tu rispondi io posso scegliere di cambiare prospettiva. Ok? Questa è un'iniziazione plutoniana, torre, diavolo, distruzione di un incantesimo psichico. È la morte dell'amore illusorio e la nascita dell'amore libero. È il tuo cuore che rinasce puro, senza catene, pronto a dare una forma d'amore nuova, più vera e più autentica. Il fulmine, la torre, colpisce la torre dove il cuore era prigioniero. Dalle macerie si alza un bambino d'acqua, il paggio di coppe, che raccoglie il suo calice e lo riempie di libertà. Mamma, ragazze mie, guarda, fammi mettere un'altra carta di questi. Wow, wow, wow. Cosa ti dice l'oracolo? La porta è aperta e qua si apre la porta. Le intenzioni pure possono aprire porte nell'universo e rendere possibile l'impossibile. E gli amanti qui. Le intenzioni, la scelta deve essere pura. Credere profondamente nella bontà e guarda la magia accadere. Pazzesco. Pazzesco, qua succedono magie, Cos'altro? Pieno di speranza. Non credere che le sconfitte o le delusioni passate ti impediranno di avere successo. Il vero successo cresce dalle lezioni. Un cuore pieno di speranza non si arrende mai. Fede, diciamo fede, ok? Questo mese iniziatico. Wow, non aggiungo altro, ragazzi miei ragazzi, passiamo subito a vedere l'amore a questo punto, che cosa succede. Allora, vediamo un po' che cosa accade nell'amore qua con tutti questi sconvolgimenti. Allora, sia che tu abbia già una persona nel cuore o che non ci sia nessuno, andiamo a vedere un po' cosa accadrà nell'amore a novembre 2025. Vediamo. Acquario, come vanno a stare le miei ragazzi dell'Acquario nell'amore a novembre 2025? Due di coppe, io te l'ho detto che qua c'è qualcuno di importante, qua c'è un due di coppe, poi 6 di denari, che ti sostiene nella vita pratica anche, paggio di bastoni e ti dà molto entusiasmo. Allora, ragazze mie, io qua vedo che finalmente tu sei pronta o pronto a un amore autentico. Cioè, dopo le prove di ottobre, la torre, tu ti apri un amore autentico, equilibrato. Qua c'è la nascita o la rinascita di un legame basato sul rispetto, sulla verità e sullo scambio. Cioè, potrebbe arrivare una persona veramente sincera, capace di comunicare, o può rinascere un rapporto già esistente, ma in forma nuova, più onesta. Questo è il completamento del messaggio con la reciprocità del 6 denari, no? Magari dopo tanto tempo a sentirti magari prosciugata o prosciugato, tu impari la sacra arte del giusto scambio. E nell'amore questo significa che ti aprirai alla vulnerabilità senza perdere più la tua dignità. Offrire, ma anche ricevere. Il 6 denari ti dice: hai ripagato il tuo debito, ora puoi accogliere l'amore senza sentirti in colpa o indegna. Questa è anche la carta della compensazione cosmica. Chi ti ha fatto male potrebbe volersi scusare, oppure un incontro nuovo potrebbe risanare vecchie ferite che avevi, ok? E poi arriva lui, bellissimo, il paggio di bastoni, io lo amo perché porta entusiasmo dopo la tempesta, l'innocenza del desiderio, il coraggio di scrivere un messaggio, di aprirsi a un incontro, di lasciarsi ispirare da una nuova storia. E per te questo è come dire, nonostante tutto, il mio cuore crede ancora, no? Cioè, questa è, io credo, una comunicazione inaspettata, un flirt che arriva, una persona che accende di nuovo la curiosità o anche semplicemente il ritorno della fiducia nell'amore. Quindi, dopo la liberazione profonda della torre, novembre si apre con la promessa di un nuovo equilibrio affettivo. Tu, che con Plutone nel segno stai riforgiando la tua identità, ora non vuoi più relazioni che tolgono la luce,
ma vuoi connessioni che nutrono. Quindi questo mese è una sorta di piccolo miracolo di ricostruzione. Il cuore si apre, il dare e ricevere si bilanciano e il desiderio creativo e la sessualità ritorna. Cioè è come se l'amore tornasse a essere un'esperienza spirituale di libertà, non più di catene, no? Chi è single, qua c'è un incontro che riaccende la fiducia nell'amore. Potrebbe essere qualcuno che si fa avanti con molta spontaneità, oppure il legame nasce in un contesto o creativo o spirituale. Non è ancora un amore stabile, ma è un seme purissimo di rinascita emotiva. Un flirt che prepara il terreno per qualcosa di più profondo nei mesi successivi. Va bene? Il suggerimento che ti do è non chiuderti per paura di essere delusa, resta curiosa, gioca, sperimenta, ok? Invece per chi ha già una persona nel cuore, io vedo che qua ci sono delle comunicazioni che riaccendono la fiamma tra di voi, ci sono parole sincere, un chiarimento che riporta fiducia, calore, cioè questo mese ti insegna che l'amore non è sacrificio, ma è collaborazione di anime, o meglio, non sacrificio vissuto dalla vittima, no? Sì, bello. Vediamo l'energia della persona che ti viene incontro. Come l'energia della persona che ti viene incontro, Acquario? 10 di spade, caspita, chiuso un karma duro. 4 di bastoni, vuole stabilità. E il 2 di denari. È un po' guarda, allora ti dico, questa persona porta in sé la memoria di una morte interiore recente. Però ha il desiderio di rinascita, di festa, di vita condivisa. Questa è una persona che cammina tra la fine e il nuovo inizio, no? E il suo incontro con te è iniziatico, va bene? Ma vabbè, andiamo per ordine. Allora, questo 10 di spade è una fine dolorosa, un tradimento, una disillusione, un ciclo che non poteva più continuare. Cioè, questa persona arriva da un passaggio interiore devastante. Cioè, ma nel suo dolore però c'è già la promessa della rinascita, il sole sorge dietro le spade, no? E qua c'è il 4 di bastoni. È come se la vita avesse svuotato questa persona di illusioni affinché possa ora incontrarti senza maschere, va bene? Quindi questa persona vuole tornare alla gioia semplice, 4 di bastoni, ai legami sinceri. Sai, a quella sensazione di casa, ecco, ha dentro di sé un desiderio potentissimo di riconnettersi, di costruire qualcosa di bello, di sano, no? E con te sentirà vibrare la risonanza profonda, come se foste stati compagni di danza o in altre vite, mi verrebbe da pensare. È la carta della festa, quando due anime si incontrano dopo aver attraversato tanto dolore, no? Ecco, e qua vediamo con questo 2 di denari, sai, questa persona che sta dietro a questa persona un po' imbarazzata, qua vediamo la sua bellissima umanità. Che voglio dire? Pur sentendo l'amore e la spinta a ricominciare, questa persona è un po' instabile, ondeggia un po' tra passato e presente, tra paura e desiderio. Vediamo la sua bellissima vulnerabilità. Può esserci incertezza, non tanto non nei sentimenti, ma nel modo di manifestarli, ok? Ha bisogno di tempo per integrare tutto ciò che ha vissuto, però il due denari parla di adattamento intelligente, no? Sa che l'amore non è statico, ma una danza continua. E forse solo con te, cioè solo con un acquario, con la tua libertà può comprenderlo davvero l'amore, che è una danza continua, mi spiego? Quindi qua c'è, questa persona accende in te la compassione evoluta, cioè quella che è evoluta, cioè quella che nasce dopo aver capito il dolore del mondo. Questa persona ti fa sentire che l'amore può essere un atto di guarigione reciproca. Con lui o con lei tu riscopri la dolcezza del prendersi cura, però in modo nuovo. Cioè non come salvataggio, sai la croce rossina, no, come scambio d'anima. Questa persona ti genera il desiderio di costruire, di stabilire radici senza perdere le ali. E sul piano più profondo risveglia la tua vocazione sciamanica. Cioè, cosa voglio dire? Attraverso questo legame ti viene chiesto di trasmutare il dolore in luce, la paura in danza. Cioè, è un amore che ti rende più completa, più reale, più incarnata o incarnato, mi spiego? Quindi, che cosa porti tu a questa persona?
tu gli porti respiro, spazio, visione. Se questa persona arriva col 10 di spade, che cosa sei tu? Che è la notte scura, il 10 di spade. Tu sei l'alba che gli mostra la vita, che gli mostra che la vita non è finita. Tu gli insegni che si può amare e restare liberi, che l'unione non è prigione ma espansione. Cioè tu lo aiuti o l'aiuti a ritrovare gioia e ispirazione, ad avere fede nel futuro. E con te sentirà questa persona che l'amore può essere gioco, creazione. Cioè in te vedrà un nuovo paradigma. Amare senza possedere, unire senza trattenere. È come se la tua luce riaccendesse in lui o in lei il coraggio di credere ancora. Potentissimo. Prima di mettere le 3 carte finali, voglio vedere cosa ti dirà questa persona perché c'è molta tenerezza qua. Voglio usare i miei potenti oracoli lui-lei, che per tutte le ragazze nuove potete trovare sotto all'info box in descrizione. Cosa ti dirà questa persona? Le stelle, e sei tu la stella. Tu guardi le stelle, stella mia, e io vorrei essere il cielo per guardare te con 1000 occhi. Qua abbiamo il ricordo di un re di coppe esterno, una persona che sa amare veramente, perché ha passato l'inferno. Quindi questa è una carta di grande apertura, di grande ispirazione, è una persona che si darà, si donerà completamente, seppur nei modi puoi vedere un po' di impacciataggine, ok? Cos'altro? Ti sogno ogni notte, questa persona si plasma al tuo sentire, ti sognerà ogni notte, ti sogna ogni notte, è bellissimo questo. Che vuol dire ti sogno ogni notte? Tu sei l'ispirazione del mondo selvaggio e il paradigma nuovo. Cos'altro? Amore mio, ti ho cercata per vite intere, appunto, perché tu gli aiuti, dopo una persona che sta con 10 di spade e arrivi tu, allora tu in te vede proprio la gioia, l'ispirazione, fiducia nel futuro, le stelle, no? In te vede il nuovo paradigma, cioè che si può amare senza possedere, un po' quello anche che la luna piena di questo mese ci dice, no? E tu gli dai il coraggio di credere di nuovo nella vita. Ti ho cercato per vita intera. Mamma mia, bellissimo, eh. Vediamo un po' le 3 carte finali. 3 carte finali. Cosa succede alla fine in amore per te? La stella, l'ho appena nominata! Tu guardi le stelle, questa sei tu. Sai, il matto e la stella sono gli arcani maggiori corrispondenti all'acquario, no? Il matto è anche corrispondente all'ariete, però la stella è proprio l'acquario, quindi ci sei tu, in pole position. E qua ci sono 2 persone, vedi, che guardano il futuro. E qua che cosa ha detto? Ti ho cercata per vite intere, no? Guardando il futuro, guardando lo spazio siderale, qua sto cercando te, ho cercato te. Tu guardi le stelle, stella mia, io vorrei essere il cielo per guardare te con 1000 occhi, cioè è poetico, non c'è bisogno di spiegare la poesia va contemplata, non va spiegata. È bellissimo. 2 altre. La papessa, guarda quanto potere hai. E il 4 di denari. Adesso ti spiego. Allora tu questo mese avrai la percezione palpabile proprio del tuo amante mistico, va bene? La stella, la papessa, cioè percezione dell'amante mistico, ti sentirai, molti di voi percepiranno, dipende da quanto state lavorando con la pratica yoga sciamanico, però come se percepiste proprio l'amante invisibile in ogni momento, avrete quell'eccitazione che senza un motivo, va bene? È lui o è lei, la sposa divina, ecco, che ti ispira sotto forma di idee creative, va bene? La papessa, la stella, c'è l'elemento femminile, no? Questo porterà le basi per un amore duraturo nel tempo, anche con una persona esterna. Ti dico questo proprio perché è quello che mi arriva subito, no? Perché qua tu stai sviluppando un amore maturo e consapevole. Qua c'è un senso profondo di spiritualità e di anima gemella, che è il tuo amante mistico, che è anche la tua fiamma gemella, l'amante mistico, no? E allora qua vedo che sentirai proprio una fede indissolubile nell'amore, come questa luce che ti guida dopo un periodo di confusione o difficoltà emotive.
È un amore questo che riporta equilibrio tra sogno e realtà, libertà, impegno, leggerezza e profondità. E la presenza della papessa mi dice che questo amore richiede però introspezione, richiede ascolto, saggezza interiore, cioè non è solo passione immediata, come ci dice pure la stella, no. È una connessione che tocca le corde profonde della tua anima. Ci saranno dei dialoghi silenziosi, complicità nascosta, un'intesa sottile che va oltre le parole. Io vedo in questo amore una componente di mistero profondissima, di rispetto dei tempi interni, sia tuoi che dell'altra persona, perché tu ti interfaccerai con l'amante mistico in modo inequivocabile più di quante altre volte lo sei stata o lo sei stato. E il 4 di denari in finale mi dice che questo amore porterà stabilità e sicurezza, però anche una sfida. Qual è? È necessario bilanciare la voglia di controllo della situazione con la naturale fluidità dell'affetto, cioè non si tratta di possesso qua, ma di creare uno spazio sicuro e condiviso in cui l'amore può crescere senza paura di perdere né te stessa né l'altro, un po' e un po'. Cioè questa è una conclusione che ti chiede di accogliere l'amore con gratitudine senza trattenere né trattenerti. Accogli l'amore con gratitudine né trattenendo l'altro né trattenendoti. Questo è per te il mese di novembre è un amore che ti rigenera, che ti radica, che ti illumina, un mese in cui incontri una persona che porta guarigione e complicità, con possibilità reali di costruire qualcosa di stabile e sacro. C'è una magia sottilissima in questo mese, una promessa di armonia, ma anche la necessità di rispettare i tempi e i confini, sia tuoi che dell'altro. Ok? Mamma che mesone, ragazzi, un mesone, mesone. Wow. Ok, andiamo a vedere un oracolo di questi. Amore. Ah, un piccolo appunto, ma te l'ho detto già prima. Per chi è single, qua ci sono degli incontri significativi e trasformativi. La persona che arriva nella tua vita è molto profonda, è molto matura interiormente e ha un forte senso di spiritualità e di introspezione. All'inizio potrebbe sembrarti distante o misteriosa, guarda che ti dico, però la connessione è reale e ha la capacità di durare questa connessione perché va oltre l'attrazione superficiale, va bene? Questo incontro ti porterà stabilità emotiva, un amore che ti fa sentire sicura o sicuro, ma che ti chiede anche di non chiuderti troppo, cioè di accogliere la fiducia e lasciar scorrere l'emozione. C'è la possibilità con questa persona di iniziare un percorso insieme che unisce mente e cuore, dove entrambi potete crescere senza pressioni, passo dopo passo. Quindi il consiglio è non correre, osserva, lascia emergere la verità dell'altro e la tua. Perché? Perché il potenziale di questo amore è molto alto, però richiede pazienza e consapevolezza, ok? Chi ha già una persona nel cuore, c'è l'invito a nutrire la relazione con cura e attenzione, a trasformare eventuali conflitti in crescita condivisa e anche a trovare un equilibrio tra libertà tua o libertà dell'altro, libertà individuale e impegno reciproco. Ok? Cioè, chi è pronto a fare questo, la relazione entrerà in una nuova fase di armonia, più stabile, più dolce, molto più intima. Va bene? Vediamo cosa ti dicono queste altre carte. L'oracolo, una carta dell'oracolo. Sì, costruire palazzi, questa è la costruzione che si mette nell'amore con l'altra persona, ma soprattutto è la costruzione che tu fai dentro di te stessa con un amore saldo dentro di te per te, del tuo amante mistico. E la possibilità di costruire con questa persona, è la chiusura di questo che ti ho detto. La possibilità di costruire pazienza e ascolto ci vuole, ok? Ok. Wow. Allora, vediamo adesso cosa ti dicono le carte del drago immaginale. Lo spirito animale è connesso allo spirito dell'amante mistico. Segui l'istinto, anche perché avevamo gli amanti all'inizio, L'istinto, istinto, istinto, spirito animale, yoga sciamanico, vediamo 39.
Allora, senti che dice qua. Risiedo nel secondo chakra, nell'area degli organi genitali e nel plesso pelvico. Mi identifico con l'energia sessuale e con il cosmo delle meravigliose emozioni del tuo bambino interiore. Cosa è uscito qua? Paggio di coppe, che sta costretto con delle abitudini, delle dipendenze affettive, emotive, si distruggono queste cose affinché il bambino esca. Le emozioni che hai vissuto da bambino, infatti, non sono andate perdute, sono registrate nell'area del secondo chakra. Mi identifico con la pulsione sessuale, la pura Kundalini, l'energia divina che risiede nel corpo umano. Nel secondo chakra vi è tutto ciò. Quando unite i vostri vortici energetici a questo livello sentite che scambiate emozioni e istinti profondi. Sì. L'unione erotica è uno straordinario momento in cui è possibile superare la gabbia dell'io per porre il centro della propria consapevolezza oltre se stessi. È una palestra per vivere in modo più vasto qualsiasi sfera della vita, perché la mente apprende, ricorda e riproduce ciò che avviene nell'atto sessuale facilmente e con molta intensità. Allora, il responso del drago. Devi potenziare la tua energia e la tua sfera erotica, che è sia la sessualità, sia la creatività, sia erotismo, sia esperienza estetica, sia piacere, sia dolcezza, innamoramento e anima selvaggia. Allora, rituale erotico con la Kundalini per tutte le emozioni. Che significa rituale erotico? Procreativo, che genera eventi diversi o risultati diversi degli stessi eventi. Adesso ti do il rituale della buona riuscita insieme alla pratica dei 21 giorni. Impari questo, scusami, allora, impari questa formula psichica, la reciti a memoria e vedrai che ti sentirai sempre più forte. Ok. Leggendo le formule psichiche che seguono, respira profondamente e più lentamente possibile. Rimani a contemplare ogni formula per il tempo di 3 respiri lenti e profondi. Ascolta le emozioni che ti dà, le sensazioni che ti procura con attenzione. Io non sono l'io, io sono il tocco. Io sono l'ascolto, io sono la visione. Tu non sei tu, sei il piacere. Tu sei il tocco, tu sei la visione. Io non sono l'io, sono il piacere. Io sono il vento che soffia, tu sei la terra che accoglie. Io sono il fuoco che brucia, tu sei l'acqua che disseta. Io sono la montagna, tu sei il mare. Insieme dilatiamo i corpi fino a disperderci nel vuoto dell'infinito. E nel vuoto e nel nostro amore ci ritroviamo. Infine, nell'arco di 10 respiri lenti e profondi, senti la presenza del tuo spirito animale al tuo fianco. Chiediti di che animale si tratta. Visualizzalo guardandolo negli occhi e sentendo tutta la sua energia. Quindi devi evocare lo spirito animale, va bene? Lo puoi fare anche attraverso il rituale erotico, te l'ho detto, la danza del piacere, sempre che trovate lo yoga sciamanico nella playlist, e poi riferendoti a questa, ripetila a memoria e visualizza com'è, chi è il tuo spirito animale. Di che animale si tratta? Visualizzalo, guardalo negli occhi e sentendo tutta la sua energia vai dritta come un treno o dritto. Ok? Wow, ragazze mie, ragazzi, questo mese iniziatico, mamma mia, che ci aspetta? Meraviglioso! Siamo qua apposta, meraviglioso! Quindi, ragazze mie, ragazzi, mi raccomando, praticate, cavalcate l'onda di Plutone come dei guerrieri straordinari, perché siete i costruttori indiscussi della vostra felicità. Detto questo, ti abbraccio, noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!